C'è stato un tempo in cui per capire il segreto meccanismo delle cose bisognava vivere e conoscere la notte stellata, e c'era chi stava sveglio a controllare che ogni corpo luminoso se ne stesse al proprio posto e non altrove. Ogni stella aveva un suo posto. Si faceva astronomia di posizione. E l'astronomia di posizione è stata la principale occupazione degli astronomi fino alla seconda metà del XIX secolo, quando è arrivato lo spettroscopio e con lui l'astrofisica. Scoprire come stelle e pianeti si muovessero, calcolare a tavolino la loro posizione successiva, era quello che si dice un sapere pratico. E gli astronomi erano gente in grado di individuare le coordinate geografiche di un punto sulla superficie terrestre alzando gli occhi al cielo. Sapevano individuare i confini di un territorio, calcolare la posizione di una nave in mare aperto o di una carovana in viaggio. Sapevano bene come si disegna una mappa, ed è per questo che ogni regno aveva un osservatorio astronomico e aveva un astronomo. Ma ci sono tante altre mappe che non conosciamo e che sono custodite negli osservatori d'Italia. Le più antiche case della scienza, che conservano qualcosa come 3 milioni di documenti, oltre 7.000 libri rari, e mappe celesti, piante del nostro vicinato planetario, cartografie dettagliate dei mondi più vicini a noi. Atlanti, selenografie, cometografie che a partire dal 500 con l'introduzione della stampa sono diventati per gli astronomi uno strumento fondamentale per l'indagine scientifica. Sono opere di rara bellezza in cui si fondono scienza, arte, mito, illustrate con precisione e dovizia di particolari. Avete presente l'espressione toccare il cielo con un dito? Beh, è proprio così. Firenze, culla del Rinascimento, Brunelleschi, Donatello, Masaccio e Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri. Ecco, Dante è uno che di astronomia se ne intende. La parola stelle chiude tutte le tre cantiche della Divina Commedia, ma non solo, l'astronomia sta un po' dappertutto perché l'ha studiata bene. Su un compendio dell'Almagesto di Tolomeo, il Liber de Aggregationibus Scienzae Stellarum di Alfragano. Alfragano è il nome volgarizzato di un astronomo arabo del IX secolo, Al-Farghani, e il suo testo di fatto è un compendio dell'Almagesto di Tolomeo, in cui viene appunto presentato il sistema geocentrico tolemaico. Il testo di Alfragano è contenuto in un codice manoscritto della metà del 1300 e che è una specie di best-of dell'astronomia del tempo. È il documento più antico custodito nelle biblioteche dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Raccoglie anche preziosi disegni che mostrano come costruire un astrolabio, strumento ad alta tecnologia per fare astronomia di posizione. Si trova nella biblioteca dell'Osservatorio di Villa Mellini su Monte Mario, che è il punto più alto della città. L'edificio rinascimentale ha subito varie modifiche negli anni, l'ultima negli anni 30 del Novecento per ospitare l'osservatorio astronomico e il Museo Copernicano. Antichi strumenti, cimeli, testimonianze, un archivio storico di scritti astronomici italiani dell'Ottocento e una ricca biblioteca antica, più di 2000 volumi. C'è anche la prima edizione del De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico del 1543, ci sono anche le edizioni successive, però una copia del De Revolutionibus davvero unica nel suo genere è custodita in un altro osservatorio, quello di Capodimonte, a Napoli. C'è una parte che è più sociale politica, potremmo dire, perché la prima edizione che noi possediamo è stata nelle mani dei padri della Santa Inquisizione. C'è una nota proprio sul frontespizio dove si legge
emendatus iusta romana emendationem, e quindi all'interno del testo sono visibili e molto visibili i passi, alcune frasi del volume di Copernico che non rispettavano il canone cattolico, e quindi i padri della Santa Inquisizione hanno evidenziato e corretto quelle parti. Questa è una storia che passa anzitutto dai libri, volumi preziosi custoditi nelle biblioteche degli osservatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché i libri sono da sempre uno strumento fondamentale per chi vuole fare scienza guardando il cielo. Storicamente era importante che i libri ci fossero perché era il luogo nei quali gli astronomi trovavano la materia su cui studiare, trovavano il confronto con tutte le ricerche che erano state fatte in precedenza, e poi una biblioteca astronomica conservava, oltre ai libri cosiddetti di astronomia, conservava anche tantissimi testi di matematica, per cui lì all'interno c'erano le formule, c'erano gli strumenti matematici che servivano poi per esercitare l'astronomia, e quindi parliamo del Settecento e dell'Ottocento, avere il libro in casa, in biblioteca, era indispensabile, così come oggi per gli astronomi è indispensabile avere il computer, cioè era veramente il testo con cui si lavorava. Fra i volumi custoditi dalla Specola Patavina, l'osservatorio costruito su una torre medievale a fine Settecento per volontà della Repubblica di Venezia, c'è anche una prima edizione delle opere complete di Tolomeo, pubblicata nel 1541. A renderla speciale sono le tavole che custodisce, una rappresentazione grafica di quello che era il catalogo di Tolomeo. La rappresentazione grafica ai tempi dei Greci veniva fatta sui globi celesti, essenzialmente sui globi celesti, e non abbiamo quindi documentazione cartacea in qualche modo di questa rappresentazione grafica antica. Quando invece viene inventata la stampa, si comincia a riprodurre il catalogo di Tolomeo sotto forma di rappresentazione grafica, quello che oggi chiamiamo Atlante stellare. La cosa più curiosa di questo Atlante è intanto che la rappresentazione grafica è fatta da un punto di vista geocentrico, mentre gli Atlanti precedenti avevano una visione come se il cielo fosse visto dall'esterno, come se fosse visto sul globo celeste. La seconda particolarità è che le costellazioni, invece di essere rappresentate con gli abbigliamenti classici antichi dell'epoca greca, con quelle che erano appunto le fisionomie classiche dell'epoca greca, vengono rappresentate con indumenti, abiti, abbigliamenti, accessori tipici del Cinquecento, invece del Cinquecento nordico, quindi cappelli a falde larghe, vestiti pesanti. Ecco, quindi questa è una cosa molto curiosa di questa Atlante, al di là del fatto che veramente è la prima volta in cui si riesce graficamente a vedere quello che era il cielo osservato da Tolomeo. Se disegnare una mappa del cielo vuol dire consegnare uno strumento nelle mani degli astronomi, dico strumento per sapere dove guardare, dove indirizzare lo sguardo quando si puntano gli occhi al cielo, beh allora serve estrema praticità. Potremmo fare un'operazione di eleganza, metterci al di fuori della sfera delle stelle fisse e disegnarla. Una raffigurazione bellissima, la potremmo stampare anche su una delle cupole della Basilica del Santo. Anzi, visto dal di fuori farebbe anche un bel effetto. Certo, quanto a praticità, noi siamo al centro di quella cupola, vediamo tutto dall'interno. Quell'oggetto in alto a destra, in verità dal nostro punto di vista è in alto sì, ma a sinistra. Forse è più utile rovesciare tutto quanto, consegnando nelle mani dei turisti del cielo una mappa molto più affidabile. Il catalogo di Tolomeo, compilato nel II secolo d.C., conteneva essenzialmente 1022 stelle, cioè quelle visibili a occhio nudo dalle latitudini cui osservava l'astronomo, astrologo e geografo greco. E quelle erano le stelle che sono rimaste visibili all'umanità fino all'invenzione del telescopio, fino a quando Galileo non punta verso il cielo il cannocchiale e non svela il fatto che esistono molte più stelle di quelle che sono visibili ad occhio nudo.
C'è un momento preciso in cui le stelle si moltiplicano nel cielo ed è quando Galileo compie quel gesto apparentemente innocuo ma rivoluzionario di, come potremmo definirlo, cambio d'uso allo strumento cannocchiale, puntandolo non verso l'orizzonte per vedere una barca che approccia al porto, ma verso il cielo, a guardare le stelle. All'epoca si chiama Via dei Vignali. Vuoi che manchi il vino in Veneto? E infatti ci sono i vigneti. C'è anche casa di Galileo e probabilmente l'estate del 1609. Gli viene l'idea di salire alla stanza del primo piano, puntare il suo nuovo giocattolino, il cannocchiale, verso il cielo. Le 1022 stelle allora conosciute si moltiplicano. Sorpresa! Galileo si prende il tempo per ripetere le osservazioni, prende appunti, si annota tutto scrupolosamente. Il cannocchiale non è un'invenzione di Galileo, ma Galileo ha avuto l'intuizione di puntare il cannocchiale al cielo. Innanzitutto di realizzare un cannocchiale particolarmente preciso per l'epoca. Poi Galileo inizia a scrivere in latino, la lingua dei dotti. Le parole e i disegni che cambieranno il corso della scienza sono pronte per la diffusione e il marzo 1610, Sidereus Nuncius. Il titolo ha diverse traduzioni, ma forse quella che descrive meglio il contenuto del libro è L'annunciatore celeste. Finalmente la Luna viene osservata come è realmente. Fino a quel momento si credeva che la Luna, appartenendo al mondo celeste, dovesse essere una sfera perfettamente liscia, incorruttibile. E invece, grazie al telescopio, grazie al cannocchiale, Galileo si accorge che la Luna, un po' come la superficie terrestre, ha una superficie scabra. Galileo è il primo a presentare questa visione della Luna. Inoltre, nel Sidereus Nuncius, Galileo comunica anche che le altre due osservazioni che in qualche modo minano l'idea del mondo aristotelico erano il fatto che le nebulose che si osservavano in cielo, compresa la Via Lattea, in realtà non erano altro che composte da tante stelle che non erano visibili ad occhio nudo e che invece apparivano grazie all'utilizzo del cannocchiale. L'altra notizia che Galileo annuncia con il suo testo, con il suo libro, è la scoperta dei satelliti di Giove. Galileo li dedica a Cosimo II dei Medici. La parte principale del volume, dalla metà del volume fino alla sua fine, è composta dai disegni e delle posizioni dei satelliti medicei rispetto a Giove, come una sorta di diario delle osservazioni e in qualche modo la presenza di questi corpi celesti fino ad allora mai osservati che ruotano attorno a un altro pianeta, Giove, lasciava intendere che in realtà la Terra non era l'unico centro di moto nell'universo. La Terra non è l'unico centro di moto. Tutto quello che fino al giorno prima era dato per certo sembra venir meno. E le mappe del cielo prodotte fino a quel momento? Tutto da rifare? Che qualcosa stia cambiando lo si vede sfogliando i cataloghi stellari di quegli anni, come l'uranometria prodotta da Johann Bayer, la prima versione moderna di un Atlante stellare. Ci sono le lettere dell'alfabeto greco che indicano le stelle comprese all'interno di una costellazione. La più luminosa è contrassegnata con la lettera alfa e via di seguito. A questa lettera vengono associate le prime 3 lettere del nome latino della costellazione corrispondente. È l'annotazione che gli astronomi utilizzano ancora oggi. È un Atlante che presenta stelle ancora osservate solo visualmente, perché nel 1603 ancora non abbiamo l'introduzione del telescopio nelle osservazioni astronomiche e Bayer utilizza quello che era il catalogo di Tycho Brahe. Quello
Quello di Tycho Brahe è un catalogo molto preciso, molto più preciso di quanto non fosse quello di Tolomeo, perché Tycho Brahe utilizzava una strumentazione e degli accessori che applicava ai suoi strumenti astronomici che gli permettevano di raggiungere una precisione 10 volte superiore a quella dei suoi predecessori, pur non utilizzando un cannocchiale o un telescopio per osservare. Tycho Brahe aveva osservato nel 1572 la famosa stella nova, una stella che aveva iniziato a rivoluzionare l'astronomia perché, secondo l'astronomia aristotelica, nulla doveva mutare in cielo e una stella che esplodeva in qualche modo in cielo sfatava la fisica aristotelica dei cieli. E Tycho Brahe questa stella nova la inserisce nel suo catalogo. E così fa Bayer nel suo Atlante del 1603. Una stella nova che nel 1603 non si osservava già più, ma in qualche modo viene storicizzata all'interno dell'Atlante del Bayer perché continuerà ad essere rappresentata in tutte le sue edizioni successive. L'Atlante del Bayer, pur essendo un Atlante moderno, è anch'esso un Atlante graficamente incredibile perché artisticamente rappresenta il cigno, Cassiopea, l'orsa maggiore, l'orsa minore, con una serie di dettagli veramente incredibile che lascia ovviamente a bocca aperta ancora oggi. Sono anni in cui si discute parecchio su come debba essere rappresentato il nostro vicinato planetario. C'è il sistema copernicano che inizia ad avere un certo credito, c'è il sistema di Tycho Brahe, c'è il sistema di Tolomeo, quello però lo stanno abbandonando tutti, e c'è anche il sistema di Giovan Battista Riccioli che nel 1651 pubblica Al Majestum Novum, che titolo altisonante, poteva chiamarlo Tolomeo Reloaded. E infatti, insomma, pensa che questa sia la vera soluzione. La Terra è al centro, alcuni corpi girano attorno alla Terra, tra questi c'è anche il Sole, alcuni altri corpi girano attorno al Sole e c'è nell'antiporta un'astronomia teorica vestita di tutto punto, non come le statue di Piazza della Vergogna, che tiene in mano una bilancia. Da una parte c'è il sistema copernicano, dall'altra parte c'è il sistema di Riccioli. Indovinate da che parte pende la bilancia? C'è anche il sistema di Tolomeo, che però è rotolato in basso a destra, e c'è anche il povero Tolomeo, che è un vecchio disteso a terra. Come siamo messi? Giovan Battista Riccioli elabora una sua personale visione del mondo, che è molto legata a quella di Tycho Brahe. La Terra è ferma, è immobile, non c'era un dato empirico che testimoniasse il movimento della Terra, per cui lui era fermamente convinto del geocentrismo e dell'immobilità del nostro pianeta, attorno al quale, secondo appunto la sua nuova visione del mondo, giravano il Sole, la Luna e due pianeti, Giove e Saturno. Attorno al Sole, invece, giravano a loro volta Marte, Mercurio e Venere. La sua opera è particolarmente importante anche nella storia della selenografia. Lui infatti, con l'ausilio di Francesco Maria Grimaldi, suo discepolo e suo collaboratore, propone una nomenclatura innovativa ideata proprio da questi due astronomi, che è una nomenclatura importantissima nella storia dell'astronomia perché è quella ancora oggi utilizzata. Ad ogni sito lunare viene attribuito il nome di un astronomo, di un grande astronomo del passato, e secondo la sua visione diciamo anticopernicana, potremmo dire così, agli astronomi che hanno invece una concezione geocentrica viene attribuito un sito lunare di maggiore grandezza. Quando si prova a disegnare una mappa del cielo sono almeno due i modi in cui si può procedere. Il primo è osservare la notte prendendo a riferimento le costellazioni conosciute e segnare tutti quei corpi e quelle stelle che appaiono luminose all'occhio.
L'altro modo è fare una vera e propria cartografia, cioè una mappa dei corpi del Sistema Solare, lune, pianeti. Ovviamente il più vicino, lo vediamo tutte le notti, sta su nel cielo, è la Luna. Tra l'altro proprio alla Luna è dedicata una canzone napoletana, la prima ad essere tradotta nella lingua di Dante in epoca risorgimentale. Si chiama Santa Lucia. Sul mare luccica l'astro d'argento. In napoletano suona così: come friccica la luna piena, lo mare ride, l'aria è serena. Certo, un napoletano lo direbbe meglio di me. Il mare ride, l'aria è serena. Grazie signora. Come Giovan Battista Riccioli a Palermo, anche nel capoluogo partenopeo c'è chi si interessa di astronomia e di luna. Gli anni sono praticamente gli stessi. Il suo nome è Francesco Fontana. E Francesco Fontana era un avvocato che abitava nel cuore della Napoli antica, nel Decumano inferiore, quella che è l'attuale via San Biagio dei Librai, appassionato di tecnologia astronomica, quindi costruiva da sé le lenti e i telescopi. E già nel 1614 un suo telescopio viene utilizzato dai padri gesuiti del collegio napoletano per fare osservazioni astronomiche. Gli astronomi gesuiti Zupi e Staserio testimoniano l'ammirazione per questo strumento e anche il divertimento provato nell'utilizzo di uno strumento così potente come quello di Francesco Fontana. E con la sua strumentazione ha iniziato a osservare la Luna in tutte le sue fasi, producendo in questo testo, che poi è stato stampato nel 1646, il primo Atlante lunare, cioè 28 tavole della Luna con un dettaglio dei suoi crateri, delle sue strutture più fini della superficie, in tutte le fasi, quindi nelle 28 fasi della Luna, dalla crescente sino poi alla Luna nuova e ancora a crescere. Fontana prova anche a dare un nome a quel che vede osservando la superficie lunare. Fontane, fontanucole, gemme, gemmucole. Le ottiche che montano i suoi telescopi sono ottime e lo dimostra la dovizia di dettagli con cui riempie le sue tavole. E tra l'altro indica proprio all'interno del testo come non tutto ciò che è potuto osservare ha potuto rappresentare, perché c'erano alcuni dettagli che lui dice, scrive ab humana manu indisegnabilia, quindi a testimoniare come la sua qualità, la qualità ottica e le sue qualità di astronomo, anche se non professionista, fossero assolutamente eccellenti. Eccellenti sono anche le osservazioni che Francesco Fontana realizza di tutti i pianeti del Sistema Solare, per come allora era conosciuto. Ad esempio, per Mercurio ci sono le prime osservazioni di una fase di Mercurio, essendo Mercurio appunto un pianeta molto vicino al Sole, è difficile poterlo osservare in queste sue caratteristiche peculiari. Per Marte è sorprendente come lui abbia potuto per la prima volta osservare il pianeta rosso non esclusivamente come un punto rossastro nel cielo notturno napoletano, ma come un oggetto fisico esteso, ed evidenzia come, mettendo insieme più osservazioni, questa struttura superficiale del pianeta rosso si muova, e quindi scrive che questa è l'evidenza che il Marte ruoti intorno al proprio centro. In quegli anni scrive anche al Granduca di Toscana perché acquisti qualcuno dei suoi telescopi. Allega anche un disegno di quanto ha potuto osservare, a mo' di reclame. Della serie: con i miei telescopi si possono osservare questi righi della superficie di Giove che nessuno ha mai visto. Ma si spinge ancora oltre, perché fa una serie di osservazioni lunghissima di Saturno e lo racconta a Camillo Gloriosi, che è stato il professore che ha preso la cattedra di Galileo a Padova, ed arriva ad una sequenza, ad un estremo massimo di osservazioni, dove si avvicina tantissimo a quella che conosciamo essere la natura vera del pianeta, pur non identificandola come tale.
Osservando Saturno al canocchiale, già Galileo si era interrogato sulla natura di questo strano corpo celeste che talvolta si presentava agli occhi come accompagnato da 2 satelliti, tricorporeo, scrive. Ma quella sul Signore degli Anelli è una discussione che attraversa buona parte del Seicento e coinvolge tutti gli astronomi fino a quando un olandese, Christian Huygens, nel 1659 pubblica un piccolo librettino, si intitola Systema Saturnium. Il mistero è finalmente svelato. È un mistero che si può spiegare soltanto con un sistema eliocentrico, ma Huygens era un protestante, operava al di là delle Alpi, poteva permettersi di presentare questa soluzione e nei disegnetti che accompagnano l'opera di Huygens si vede chiaramente appunto come questo anello viene illuminato dal Sole in maniera diversa e quindi viene visto dalla Terra in maniera diversa, a volte di piatto, a volte di taglio, e a volte compare, a volte scompare, ed ecco che viene svelato appunto il mistero di Saturno. Ma quello di Saturno è solo uno dei tanti problemi aperti con cui fare i conti, se si è uomini di scienza nel XVII secolo. Ci sono oggetti che compaiono e scompaiono nel cielo notturno, corpi luminosi che si accendono e sviluppano una coda brillante, ben visibile a occhio nudo. Sono le comete. Bisogna riconoscere che questa faccenda delle comete rappresenta una bella rogna per gli astronomi. C'è chi è convinto che tutto sommato siano assimilabili a fenomeni atmosferici, cioè come i lampi o le nubi, avvengono nel nostro cielo fra noi e la Luna. C'è chi è anche convinto del contrario. Fra questi c'è Tycho Brahe, proprietario del castello di Uraniborg sull'isola di Hven, una facility scientifica messa a disposizione dal Regno di Danimarca che ha tutto il non plus ultra della tecnologia che all'epoca si può mettere a disposizione di uno scienziato. Il telescopio non ce l'ha, ma a occhio nudo riesce a capire che le comete arrivano da più distante e attraversano e quindi rompono le sfere celesti. È un po' come se il centro di Prato della Valle fosse il cuore del nostro sistema e l'anello che gli corre intorno una di queste sfere. Le comete arrivano da fuori, attraversano il canale, corrono verso il centro, gli girano intorno e se ne vanno da un'altra direzione. Il giocattolo si è rotto. Le sfere celesti sono andate in frantumi. Siamo sì in un'epoca in cui l'opera di Galileo ha aperto la strada alla nuova scienza, ma la rivoluzione non è ancora completa, mancano i principi di Newton, ancora non sappiamo che cosa muova i corpi nel cielo e le comete restano un mistero. Di comete si occupa Stanislav Lubieniecki, un astronomo, teologo e storico polacco. Perché? Perché è lui stesso testimone oculare di una cometa, anzi, 2 comete. La prima compare nell'autunno del 1664 e resta visibile nei cieli d'Europa fino ai primi mesi del 65. Nella primavera dello stesso anno ecco però comparire una seconda cometa. Lubieniecki quindi decide di raccogliere tutte le osservazioni compiute dai principali astronomi europei nel primo volume di quest'opera che lui chiama Cometografia. E è molto interessante il primo volume perché appunto raccoglie questa svariate quantità di osservazioni che sono corredate anche dagli splendidi disegni. Alcuni disegni rappresentano il movimento della cometa tra le costellazioni, quindi sono bellissime le riproduzioni delle costellazioni, della cometa, di come varia anche la coda della cometa con il passare dei giorni e dei mesi tra queste costellazioni, ma alcune delle immagini che raccoglie questo volume rappresentano anche il panorama cittadino da cui queste osservazioni venivano fatte e quindi all'informazione scientifica si aggiunge anche questo aspetto di bellezza grafica del volume e delle tavole che sono rappresentate. Il secondo volume della Cometografia raccoglie quello che è il lavoro davvero incredibile che Lubieniecki ha fatto nel corso della sua vita: raccogliere informazioni su tutte le comete storiche comparse dai tempi del diluvio universale fino al 1665. Oltre 600. È stata un'opera mastodontica, insomma, molto, molto corposa e che ancora oggi ha un fascino bellissimo, insomma, anche ha un respiro, insomma, artistico che lascia ancora oggi veramente molto, molto sorpresi.
Siamo in un'epoca in cui le comete rappresentano ancora qualcosa di misterioso, ancora sono spesso legate a un presagio di sventura e sono oggetti che nel popolo in particolare creano sgomento. Lubenieschi in qualche modo vuole sottolineare però che non è solo così, perché ci sono alcune comete che invece capitano in momenti speciali invece dell'umanità, una fra tutte la famosa cometa che viene associata alla nascita di Cristo, ma anche altri eventi, incoronazioni di re, eccetera, vengono associati a passaggi di comete, quindi in qualche modo cerca di associare, no, il passaggio delle comete non solo ad eventi nefasti, ma anche ad eventi positivi, oggetti che indicano avvenimenti che accadono nella storia dell'umanità. È un approccio verso la completa rivoluzione scientifica che potrà avvenire soltanto dopo Newton. Bisogna aspettare Newton, ma quel 1687 con la formulazione delle leggi del moto, la gravitazione universale, la sintesi di una nuova cosmologia, non è poi così distante. Nel frattempo però siamo in mezzo al guado. Nel cielo continuano ad accendersi nuove stelle e nuove costellazioni. C'è chi ai tech ci nasce col telescopio e c'è chi è ancora afficionato alla vecchia scuola. Un bello spaccato di questa generazione nella Terra di Mezzo ce lo regala Johannes Hevelius con il suo Atlante. Una copia dell'Atlante di Hevelius è custodita nella biblioteca dell'Osservatorio di Brera, in Palazzo Brera, quello della Pinacoteca, dell'Accademia, dell'Orto Botanico, della Biblioteca Braidense. L'osservatorio tra tutte queste istituzioni è la più antica. Di questo Atlante sappiamo tante cose. Sappiamo che è stato fatto da un astronomo che prima di dedicarsi all'astronomia era stato un ricchissimo birraio di Danzica, così come i suoi genitori. Dopo circa un trentennio impiegato a fare e a vendere la birra e a diventare ricchissimo, si è dedicato interamente all'astronomia, ha costruito un suo osservatorio sui tetti di Danzica e è diventato uno degli astronomi più celebri del XVII secolo. Ha pubblicato tanti libri e tra questi l'Atlante, che però non ha pubblicato lui perché è morto prima di vederlo. Hevelius non ha mai visto questo Atlante perché l'ha pubblicato sua moglie nel 1690. Lui era morto da appena 3 anni, era malato. Un incendio aveva negli anni precedenti distrutto il suo osservatorio, quindi era molto provato da queste vicende, e lui il suo Atlante non lo vide mai, anche se è appunto considerato uno degli Atlanti più belli e più rari che siano stati del secolo d'oro degli Atlanti. Hevelius disegnò le costellazioni tenendo conto della impostazione classica, quindi Pegaso ha il cavallo alato, Orione c'ha in mano la clava, ma apportò anche alcune novità. Per esempio introdusse 11 nuove costellazioni, delle quali 7 sono ancora tuttora riconosciute nei cataloghi stellari. Inserì per primo alcune precise tavole dedicate alle costellazioni dell'emisfero meridionale, ma non basandosi su antiche osservazioni dei viaggiatori, ma sulle più recenti che gli diede Edmund Halley, quello della cometa di Halley, che era tornato pochi anni prima da un viaggio nell'isola di Sant'Elena e le aveva potute osservare e misurare. L'Atlante di Hevelius è uno dei pochi in cui si vedono benissimo le 2 nubi di Magellano, quella grande e quella piccola. E poi l'altra grande particolarità è che nonostante Hevelius avesse costruito e usato dei telescopi, le osservazioni di questo Atlante sono fatte senza l'uso di lenti, quindi utilizzando i metodi classici degli antichi pre-galileiani che prevedevano soltanto delle mire ottiche montate su dei quadranti e su dei sestanti. Perché questo, secondo lui, e poi anche secondo altri contemporanei, garantiva una maggiore accuratezza nel misurare le posizioni delle stelle, che è quello a cui serve un Atlante. L'epoca dei grandi Atlanti che conciliano scienza e arte, dove le costellazioni prendono forma di immagini su carta, sta per finire. Uno degli ultimi esempi è il catalogo di Johann Elert Bode, pubblicato a Berlino nel 1801. Uranografia. È anche questa un'opera monumentale costituita da 20 tavole
che hanno un pregio non soltanto scientifico ma anche estetico. Siamo infatti nel periodo in cui le costellazioni vengono rappresentate sotto forma di iconografia mitologica e l'opera di Bode costituisce proprio la punta di diamante, diciamo, di questo tipo di atlanti stellari. Tra l'altro all'interno di queste tavole vengono rappresentate anche delle costellazioni, alcune delle quali sono state abbandonate praticamente subito, non sono, diciamo, state accolte dalla comunità scientifica internazionale, come quella del pallone aerostatico per esempio, che è molto particolare e la cui rappresentazione iconografica è veramente notevole. Il pallone aerostatico, la macchina elettrica, l'officina tipografica, il telescopio di Herschel, ma anche la mosca boreale e il gatto. In tutto sono più di 100 le costellazioni rappresentate, le 48 tolemaiche, le 11 di Hevelius e quelle dell'emisfero sud dell'abate Nicolas Louis de Lacaille, che da Città del Capo a metà Settecento classifica 10.000 nuove stelle. Johann Elert Bode, come la legge di Titus Bode, quella che regola la distanza fra i pianeti e il Sole. Legge che tra l'altro prevede che fra Marte e Giove ci sia un qualche cosa che ancora nessuno ha trovato. Oggi sappiamo che si tratta della cintura degli asteroidi. C'è anche un pianeta nano, Cerere. Il primo ad avvistarlo è Giuseppe Piazzi, un astronomo palermitano, direttore della neonata Specola, che sta qui a 2 passi. Tra l'altro qua in cattedrale ha fatto realizzare, approfittando dei lavori, una meridiana a camera oscura. Vabbè, che fa Piazzi? Scrive alla comunità internazionale, dice: ho trovato qualche cosa che potrebbe risolvervi un certo problemino, magari mi sbaglio, potrebbe trattarsi di una cometa. Non ci crede neanche lui. Tra l'altro Bode fu uno dei primi a cui Piazzi comunicò la sua scoperta e comunicando la sua scoperta espresse anche numerose perplessità riguardo alla natura di cometa che Piazzi stesso aveva ipotizzato per questo nuovo oggetto celeste. Bode intuì immediatamente che si trattava proprio del pianeta mancante che tutta la comunità scientifica stava cercando e fu appunto il primo a dare notizia di questa scoperta di Piazzi. Potremmo dire che la scoperta di Cerere è una sorta di side effect, l'effetto collaterale di un lavoro che Giuseppe Piazzi, padre teatino e matematico di formazione, conduce per più di 20 anni, un catalogo stellare. Sembra una fiaba, in cima alla torre più alta del castello, non una bella principessa, ma gli astronomi di corte, che tra l'altro sono contenti di stare a Palazzo dei Normanni, vitto, alloggio pagato, casa e bottega, gli strumenti di sopra e sotto gli appartamenti. C'è da chiedersi piuttosto che cosa ci guadagni la corona siciliana da tutto questo. Beh, ci sono 2 aspetti. Il primo è una questione, diciamo, di cartolina. C'è una Specola palermitana, c'è un direttore che tra l'altro è uno che si dà un gran da fare, si fa anche preparare gli incartamenti per girare mezza Europa, incartamenti massonici, lui stesso è un massone affiliato alla loggia palermitana e da massoni viene ricevuto a Parigi e a Londra, una specie di Erasmus. A Londra trova anche uno strumento, se lo fa spedire a Palermo. Poi c'è un'altra questione. Gli astronomi sono dei bravi cartografi e a Ferdinando di Borbone serve un cartografo per ridisegnare la mappa della Sicilia e fare una riforma catastale. Ma chi la vuole la riforma del catasto? Infatti c'è una levata di scudi e la cosa finirà in niente. Piazzi disegnerà appena la Valle di Palermo. In quella che è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II di Svevia e dove sorge la Cappella Palatina, arriva il cerchio di Ramsden, un telescopio unico al mondo, fabbricato dal maggiore costruttore di strumenti scientifici dell'epoca, Jesse Ramsden. È con questo strumento che Piazzi avvia le sue osservazioni nel 1791.
Piazzi redasse 2 cataloghi stellari, il primo pubblicato nel 1803, contenente all'incirca 6.500 stelle, e poi una seconda edizione riveduta e integrata con ulteriori circa 1.000 stelle aggiuntive, pubblicato invece nel 1814. L'edizione che conserviamo qui nella biblioteca dell'Osservatorio Astronomico di Palermo è particolarmente preziosa perché questa è arricchita anche da annotazioni manoscritte, da appunti di pugno di Piazzi e del suo assistente Niccolò Cacciatore, e probabilmente questa prima edizione in cui sono presenti queste annotazioni è stata proprio la copia di lavoro utilizzata per poi approdare alla seconda edizione del catalogo stellare. Quanto lavoro in queste pagine! Tanto per questi gruppi di ricerca leggeri, sottodimensionati, che tuttavia riescono a ottenere risultati eccezionali e in contatto quasi quotidiano con gli osservatori di mezza Europa. Niente internet, niente posta elettronica, nessuna piattaforma per fare il punto online, eppure si trova il modo di fare astronomia insieme, una volta di più. Nel 1825 l'Accademia delle Scienze di Berlino lancia l'idea di redigere un catalogo stellare a più mani. Servono astronomi da tutta Europa. A Firenze c'è Giovanni Inghirami. Giovanni Inghirami era un padre Scolopio, che era nato alla fine del Settecento e che era diventato direttore dell'Osservatorio Ximeniano, l'osservatorio che si trova ancora oggi nel centro di Firenze. Giovanni Inghirami decide di partecipare ad una grossa iniziativa che stava nascendo in Europa, in Germania, di un catalogo delle stelle fisse. Il volume che raccoglie il suo catalogo stellare è custodito nella biblioteca dell'Osservatorio di Arcetri. Arcetri è un piccolo borgo di origine ottocentesca nel bel mezzo della città. L'osservatorio si trova sulla collina di fronte a Villa Gioiello, quella dove Galileo ha trascorso i domiciliari dopo la condanna del Sant'Uffizio nel 1633. Giovanni Inghirami realizza un catalogo con tutte le osservazioni della porzione di cielo che era stata a lui assegnata e realizza una mappa del cielo. Questa mappa del cielo entrerà a far parte di tutte le altre carte che componevano quest'opera promossa dall'Accademia delle Scienze di Berlino, e su queste carte, le carte di Berlino, studierà e lavorerà un altro astronomo. Quell'astronomo è Wilhelm Tempel. Ad Arcetri arriva nel 1875 per dirigere il neonato osservatorio. La copia delle carte di Berlino qui custodita è piena di sue note manoscritte. Appunti delle notti trascorse al telescopio Amici, lo strumento più avanzato che l'Italia abbia in quegli anni a disposizione. Wilhelm Tempel ha avuto un percorso esistenziale e professionale molto particolare, perché era tedesco, nato in Sassonia, e ben presto però si era allontanato dalla Germania, aveva vissuto in Italia, poi ha vissuto un lungo periodo in Francia, a Marsiglia, e non era un astronomo professionista. Diremo noi ora un astrofilo che aveva grande capacità osservative. Molte sue osservazioni poi sono confluite nel New General Catalog di Dreyer, che appunto era un po' lo stato anche delle conoscenze dell'astronomia di posizione nella seconda metà dell'Ottocento. Ad Arcetri, Tempel, questo vero e proprio outsider lontano dagli ambienti dell'Accademia, ha lasciato anche molti dei suoi disegni. Siamo negli anni che vanno dal 1875 al 1879. Tempel osserva una serie di nebulose, di cui produce anche una serie di litografie, perché il ragazzo sa disegnare, ma è anche litografo. Sta lavorando a una pubblicazione. Wilhelm Tempel era sicuramente un bravissimo disegnatore. La comunità e nemmeno anche la memoria storica gli ha riconosciuto dei particolare valore scientifico. Però la sua attività di disegnatore è stata assolutamente essenziale, perché essere in grado di osservare attentamente, con una capacità di attenzione e di saper cogliere gli aspetti più piccoli, più minuti, più di dettaglio degli oggetti celesti osservati, e la capacità poi che lui ha avuto
di riportarla sulla carta, di riprodurla con una attenzione ai particolari e ai dettagli, è stato di importanza fondamentale, perché avere questa capacità di cogliere i dettagli significava anche di dare un'immagine scientifica molto precisa dell'oggetto osservato, e questo proprio fa la differenza nello studio dell'oggetto osservato. Fa la differenza e come? Eppure tutto questo lavoro non è mai stato pubblicato, se non in una versione ridotta, e che non circolerà mai come avrebbe meritato. Ad Arcetri resta però tutto il materiale preparatorio, compresa quella che avrebbe dovuto essere l'introduzione all'opera di Temple. E noi ce l'abbiamo manoscritta, con una dedica e una frase a padre Angelo Secchi, che è abbastanza particolare questa dedica, perché Angelo Secchi negli stessi anni aveva fondato quella che noi appunto chiamiamo la spettroscopia applicata all'astronomia, e aveva già cominciato a fare delle indagini di astrofisica, non più di astronomia di posizione. Angelo Secchi è un gesuita, direttore dell'osservatorio del Collegio Romano. Osservatorio che per sua stessa iniziativa viene spostato dalla Torre Calandrelli a quella che avrebbe dovuto essere la cupola della chiesa di Sant'Ignazio, una finta cupola dipinta da Andrea Pozzo, un altro gesuita. Dietro al gioco di prospettiva c'è un telescopio equatoriale Merz che Secchi ha fatto installare nel 1854. Era un personaggio eclettico, era senz'altro un pioniere dell'astrofisica, ma la sua grande curiosità lo portava a indagare tutto quello che la tecnologia del momento gli offriva e di sfruttarlo a favore dei suoi interessi. Lui era un fisico, ma comunque i suoi interessi principali erano nel campo dell'astronomia, e quindi lui fu tra i primi in Italia a utilizzare la fotografia in campo astronomico. La fotografia è una tecnica nuova. Angelo Secchi pensa di coinvolgere Francesco Barelli, che è un caro amico, un po' si diletta di fotografia, tra l'altro è un farmacista, quindi sa anche dove mettere le mani, sa come si cucina una lastra fotografica. Allora cosa fanno? Salgono in cupola, smontano l'oculare al Merz e al posto costruiscono una piccola camera oscura con un vetro smerigliato. Poi il vetro viene rimosso, viene inserita la lastra e si fa una fotografia alla luna. La tecnica, insomma, è un po' da bricoleur, la fotografia viene fatta in positivo, però si può costruire in negativo una matrice, si può stampare su carta. Abbiamo, dopo un lavoro che dura tantissime notti, il primo album fotografico della Luna, il 1857. Secchi e Barelli realizzano le fotografie delle principali fasi lunari durante la luna crescente e nel 1858 sono pronti a pubblicare. L'astronomo gesuita presenta il suo Photobook lunare all'Accademia delle Scienze di Parigi e anche all'osservatorio di Greenwich. Sono tutti entusiasti. Non solo, ma delle riproduzioni di queste fotografie della Luna vennero presentati all'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861, e in quell'occasione Francesco Barelli fu premiato proprio per i risultati che essi ottennero. Fino a quel momento le mappe della Luna venivano realizzate a mano. Fino ad allora tutto era nelle mani di chi disegnava. Ora però la fotografia comincia a produrre immagini buone. Gli astronomi possono catturare anche gli oggetti più deboli del cielo, su lastra, su pellicola, e ci vuole arte, e ci vuole scienza. Catania è la musica, Catania è l'opera, il teatro Bellini, come Vincenzo Bellini, che muore a Parigi nel 1835, viene sepolto nel cimitero di Père Lachaise, ma gli italiani lo reclamano a gran voce e in una quarantina d'anni riescono a riportarlo a Catania, la sua città natale. Per l'occasione vengono organizzati dei funerali molto postumi in grande stile, arrivano le ceneri del Bellini. Devo dire che questa è una città che con le ceneri ha tutto un certo rapporto. Viene anche Pietro Tacchini, direttamente da Palermo, il direttore dell'osservatorio astronomico. Ne approfitta per interloquire con gli stakeholder locali e strappare consensi per la realizzazione di un osservatorio astronomico, e ce la fa. Nel 1880 viene istituito a 3000 metri in cima all'Etna. Certo, d'inverno fa un po' freschino. E allora perché non realizzare un pied-à-terre? Arriva nel 1885 nel monastero dei Benedettini.
complesso dei Benedettini si trova nel cuore della città ed è uno dei più grandi d'Europa. Oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO. La prima cosa che fanno gli astronomi, una volta insediati nella nuova dépendance, è realizzare un telescopio gemello di quello che si trova a 3000 metri di quota, alla base dei crateri dell'Etna. Stessa montatura, stessa struttura. Non passano 2 anni che l'osservatorio catanese viene coinvolto nella realizzazione di un ambizioso progetto, la Carte du Ciel. C'è di mezzo l'osservatorio di Parigi e il suo direttore, un ufficiale ammiraglio della marina francese, Amédée Mouchet. È sua l'idea di effettuare una scansione completa del cielo per ottenere immagini fotografiche di tutte le stelle. Potremmo dire che la Carte du Ciel è la prima survey moderna concepita come un'osservazione completa di tutte le zone del cielo. Chiaramente questa iniziativa non poteva essere svolta solo a Parigi, perché da qualunque punto della Terra noi non osserviamo tutto il cielo, neanche nel corso dell'anno, ma sappiamo che ci sono delle zone del cielo che possono essere osservate solo in determinati punti della Terra. Per esempio noi da Catania non osserviamo il polo sud celeste, non osserviamo le nubi di Magellano. Quindi fu chiesto a 18 osservatori in tutto il mondo di occuparsi di regioni del cielo diverse. Ognuno di questi osservatori aveva una sorta di fetta di cielo che doveva mappare nel corso degli anni. Anni stimati all'epoca nel numero di 6, cioè in 6 anni si pensava che si sarebbe compiuta questa impresa di appunto mappare tutte le zone del cielo possibili. Dunque le cose vanno così, l'Observatoire de Paris ha la bella pensata di realizzare una Carte du Ciel, una mappa del cielo conosciuto che si vede da terra ma da tutta la Terra. Questo vuol dire coinvolgere osservatori astronomici a qualsiasi latitudine. Melbourne, Rio de Janeiro. In Italia c'è Catania che inizia le sue osservazioni di quella fetta di cielo che gli è stata assegnata a declinazione 47-54 nel 1887. L'idea è questa: si prende un telescopio, quello che sta dai Benedettini, con delle lastre fotografiche e si riproducono tutte le stelle fino a magnitudine 14. Ecco, questo forse vale la pena spiegarlo. Una stella di magnitudine 7 è più luminosa di una stella a magnitudine 14. Questo vuol dire che stiamo spingendo gli strumenti al limite tecnologico. Verranno raccolti 5.000 negativi. Quello che si fece fu costruire ad hoc un telescopio a montatura equatoriale, diverso da quei 2 telescopi che erano inizialmente l'uno gemello dell'altro, uno sull'osservatorio diciamo alle pendici del vulcano, del cratere sull'Etna, e l'altro il gemello ai Benedettini, ma si costruì un nuovo telescopio appunto con montatura equatoriale che aveva la possibilità di fotografare la regione del cielo su delle lastre in vetro. Per far questo si chiese all'ottico Steinel, che è uno diciamo degli ottici più in voga all'epoca, di costruire un obiettivo, una lente di 33 cm di diametro. Con questo strumento, con esposizioni di lunga durata, si impressionavano le lastre fotografiche, che erano appunto queste lastre di vetro cosparse di bromuro d'argento. In questo modo, appunto, a seconda dell'intensità della stella, abbiamo diciamo pallini, se vogliamo, più o meno grandi sulla lastra fotografica. Queste 5.000 lastre di vetro oggi sono custodite presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania, alla cittadella universitaria, la casa degli astronomi a partire dagli anni 60. Con loro c'è il catalogo stellare, compilato a valle di quelle scrupolose osservazioni su quella piccola fetta di cielo compresa in declinazione fra 47 e 54, 8 gradi. Questi 8 gradi nel corso degli anni furono mappati interamente da Catania, realizzando alla fine 8 volumi, uno per ciascun grado di declinazione, e ciascuno di questi 8 volumi era diviso in 8 parti.
perché in ogni parte di questo volume c'erano le stelle comprese in 3 ore di ascensione retta. L'ascensione retta infatti è la seconda delle coordinate celesti che identifica una stella, quindi ogni stella è identificata sulla sfera celeste da declinazione ascensione retta. L'ascensione retta varia tra 0 e 24 ore, quindi dire che le 8 parti del volume erano divise a gruppi di 3 ore significava che appunto in ogni parte del volume erano le stelle comprese, che so, tra 0 e 3 ore in ascensione retta, tra 3 ore e 6 ore in ascensione retta e così via. In totale, negli 8 volumi, ciascuno diviso in 8 parti, abbiamo le posizioni di circa 320.000 stelle. Catania è stata l'unica insieme a Helsinki a completare la scansione della regione di cielo assegnata. Ci pensate, 2 città su 18. Era davvero un'impresa titanica. Nel programma originale della Quart du Ciel, accanto al catalogo stellare, dovevano esserci anche le riproduzioni su carta stampata delle mappe celesti. Questo implicava imprimere su una carta piuttosto spessa o addirittura su rame il positivo della lastra fotografica acquisita, ma quando nel 1942 Catania è pronta con il suo catalogo, il mondo ha ben altro a cui pensare. È già guerra mondiale. 50 anni per portare a casa un risultato scientifico e poi neanche pubblicare. C'è chi griderebbe alla follia, ma chi fa ricerca scientifica con questo genere di cose fa i conti quotidianamente. Mandare una sonda, un rover nello spazio richiede tempo, si parla di decenni, col fiato sospeso, magari sperando che dopo anni di ibernazione una sonda si svegli e tutti gli strumenti siano ok e non si schianti al suolo mentre scende su quel pianeta lontano che vorremmo tanto esplorare. Che poi, fa parte del gioco. Come procede la scienza? Per prove ed errori. Conta il risultato, ma conta anche lo strano percorso fatto per arrivare a quel risultato. Per questo, fra migliaia di volumi che custodisce un osservatorio, insieme alle grandi opere del passato ci sono anche documenti d'archivio, appunti e diari personali degli astronomi che lo hanno abitato. Anche quelli di un celebre direttore, Giovanni Virginio Schiaparelli. Sono preziosissimi, anche perché sono unici, sono i suoi manoscritti. Se noi perdessimo questi diari non avremmo nient'altro che li può sostituire, non ce n'è una copia da qualche altra parte. E sono i diari nel quale Schiaparelli annotò tutte le sue osservazioni di Marte, a partire dalla prima volta in cui lo osservò, dopo un temporale, la notte del 23 agosto 1877, fino alla sua ultima osservazione, nel 1900, prima di andare in pensione, malato, debole di occhi e con la matita che trema sulla pagina. Il pianeta lo incuriosì, la superficie lo attirò, secondo me lo attirò. Altri studiosi in quegli anni erano molto affascinati da Marte e lui si lanciò in questa corrente marziana, ma ben presto diventò il capofila degli osservatori di Marte, perché Schiaparelli fu l'unico ad utilizzare per l'osservazione di Marte gli stessi metodi utilizzati per osservare la Terra. Così come il geografo mappa la Terra, l'areografo, Ares è il nome greco di Marte, mappa Marte. Quindi Schiaparelli individuò sul pianeta una serie di punti fissi che unì con linee immaginarie come sono i nostri meridiani e i paralleli e costituì così una vera topografia marziana. Questa è la sua grande novità e noi la troviamo nei diari. I diari sono per la maggior parte scritti a matita e sottolineati con pastelli colorati, blu, rossi, gialli, un po' come facciamo oggi con gli evidenziatori. Queste sottolineature permettevano a Schiaparelli di individuare le stesse zone del pianeta, così da poter ricostruire le immagini marziane che andava raccogliendo nel tempo, utile a preparare le memorie in vista della stampa. Nei suoi diari Schiaparelli annota tutto quello che vede, così come lo vede nel corso del tempo. E per me la cosa più emozionante nel guardare e nello sfogliare questi libri è proprio vedere, ad esempio, come nasce la sua visione dei canali.
che poi hanno creato anche tutta la parte scientifica, ma tutto l'immaginario fantascientifico. Pagina per pagina si riesce a capire come lui passa dalla osservazione delle grandi zone di Marte a dettagli sempre più precisi, al disegno dei primi canali e poi, meravigliosamente, a questi canali che si sdoppiano in due linee parallele, uguali, scure, che mutano nel tempo, che fanno di Marte questo pianeta così mutevole e che aprono proprio la strada all'idea: ma c'è qualcuno, che cosa sono questi canali? C'è qualcuno che li fa? Perché ogni tanto compaiono e ogni tanto no? Oggi noi sappiamo che i canali che Schiaparelli vide non ci sono. Sono una delle più grosse illusioni ottiche nella storia della scienza. Oggi noi sappiamo che su Marte ci sono i canali, ma lo sappiamo da quando ci sono andate le sonde. Schiaparelli non poteva immaginarlo. Visti attraverso l'oculare di un telescopio, i pianeti del Sistema Solare stupiscono, sorprendono. E pensare che oggi basta una semplice ricerca immagini sul web e il browser di fiducia ci leva ogni curiosità. C'è da dire che sulla Luna nutriamo un sacco di pregiudizi, lo dico in senso positivo, pregiudizi scientifici. Abbiamo tonnellate di immagini che ce la raccontano, raccolte dalle missioni Apollo. Ci siamo stati, il mare della tranquillità. E ovviamente oggi la possiamo raccontare per immagini anche da terra con uno zoom fotografico di una macchina particolarmente sofisticata. La scienza, la tecnologia, la ricerca, la scoperta hanno cambiato il nostro modo di vedere la Luna e quando la guardiamo in cielo la vediamo così anche grazie a questo retaggio culturale. Certo, la tecnologia non ci risolve i problemi. Ogni volta che al TG si parla della grande luna da fotografare, usciamo fuori sul balcone, tiriamo fuori il nostro bel telefonino, scattiamo una foto e non si vede niente. Perché oltre alla tecnologia serve anche mestiere, il mestiere degli astronomi. Astronomi come Maurice Lévy e Pierre-Henri Poisson. All'Osservatorio di Parigi, approfittando del grande telescopio equatoriale a disposizione, realizzano quella che forse è la più alta espressione dell'introduzione della fotografia in astronomia, l'Atlas photographique de la Lune, il 1896. Iniziano a fare una sequenza straordinaria di scatti fotografici, ne faranno più di 6.000 in circa 500 notti di osservazione e produrranno 71 tavole di crateri, di caratteristiche della superficie lunare, introducendo per la prima volta anche la fototipia in astronomia, che permetteva una rappresentazione finissima anche delle più sottili sfumature impresse sulla lastra fotografica. Vengono prodotte 12 fascicoli che riproducono le 71 tavole della Luna e le prime immagini vengono rese pubbliche durante l'Esposizione Universale di Parigi del 1900. E il pubblico è andato in visibilio, strabiliato dal poter quasi toccare con mano la superficie lunare, la regolite, come solo un astronauta potrà fare, molti anni più tardi, mettendo piede sul mare della tranquillità, il 20 luglio 1969. Certo ne è passato di tempo da allora, eppure oggi donne e uomini stanno tornando sulla Luna per poi andare su Marte, che sembra lontanissimo. Qualcosa di più si riesce a fare con sonde robotiche, rover, ma è tutto tremendamente complicato. Con la luce si riesce ad andare lontani. A cavallo di un raggio di luce si può viaggiare nello spazio e nel tempo, disegnare nuovi Atlanti, compilare nuovi cataloghi stellari. Il satellite europeo Gaia ha già rilevato la posizione, la distanza, il colore, il movimento di quasi 2 miliardi di stelle nella nostra galassia. Una mappa tridimensionale di quella regione di universo che ci piace chiamare casa, la Via Lattea. E chissà quali altri soli e innumerevoli mondi ci aspettano là fuori.